Bisogna far capire ai vari imprenditori che l'etichetta è il loro biglietto da visita. Quante sono le aziende, le tipografie che come voi si sono specializzate in questo settore? Zero. Infatti quando arrivavano i primi ordini si parlava di milioni di etichette, arrivavano ancora via fax. Ok. Quindi quando sentivi il fax che stampava tutti, dai, forse... Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. In questa giornata uggiosa ci troviamo nel Biellese e stiamo andando a scoprire come una tipografia tradizionale si è completamente rivoluzionata in un mercato di nicchia. Andiamo. Oggi parliamo di un'azienda che da piccola tipografia a conduzione familiare, che lavorava esclusivamente con clienti del territorio, si potrebbe dire a chilometro zero, si è trasformata in una realtà internazionale che vanta clienti in tutto il mondo. Una tipografia ma con clienti in tutto il mondo? Ma com'è possibile? Stiamo parlando di Mabel Band, un'azienda che è passata dalla stampa di cataloghi e brochure ad occuparsi di etichette per gomitoli. Oggi quindi scopriamo la storia di Mabel Band attraverso il percorso e l'esperienza di Fabio Ramella, che, puntando tutto su un settore e su un prodotto di nicchia, ha portato la sua azienda tra i migliori produttori al mondo di etichette per gomitoli. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Dove ci troviamo, Fabio? Ci troviamo a Biella, il paese si chiama Candelo. Che cosa fate qui di bello? Noi stampiamo etichette per il settore tessile, Sì. ovvero le palle di gomitolo di lana ok. e noi stampiamo le etichette che avvolgono questi gomitoli di filato. Ma da come ci conosciamo e da come mi raccontavi dal lavoro che stiamo facendo insieme, in realtà voi questa tipografia non è nata per questo. No, come tutte le tipografie immagino siamo partiti un po' da stampare qualsiasi cosa, tutto Ok. quello che era carta noi stampavamo. È stata fondata da tuo padre? No, in realtà non è fondata. Ok. Noi siamo dal 2003, quindi sono 20 anni. Lui era dipendente di questa piccola tipografia sempre nella zona Ok. e gestiva un po' l'azienda e a un certo punto ha detto potrei diventare poi il titolare, potrei acquistarla perché comunque la proprietà era comunque diciamo avanti con l'età, Ok. quindi il suo obiettivo era quello di lasciarla a mio padre, lui ha rilevato tutto e così, quindi da dipendente è diventato poi chiamiamo piccolo imprenditore. Ok. Subito mi ha chiesto se volevo andare a lavorare con lui, così è partito tutto, però stampando qualsiasi cosa, tutto quello che era carta, chiaramente, perché tutto quello che arrivava era poi lavoro. E quindi quando l'avete rilevata e siete partiti, prevalentemente la tipografia, cioè chi erano i vostri clienti, che tipo di lavoro facevate? Allora, i nostri clienti erano sempre nell'ambito del tessile, Sì. perché comunque Biella è una zona Sì. prevalentemente di tessile, però tutto quello che arrivava, un po' di cataloghini della meccanica, però prevalentemente tessile. Ok. Noi avevamo un grosso cliente, un brand comunque di abbigliamento sportivo Ok. grosso a livello internazionale, che Sì. era qua della zona, e noi facevamo praticamente tutte le etichette per questo brand. Ok. Quindi mio padre ha rilevato l'azienda consapevole di avere questo super cliente. Ok. Quindi dopo... Per la serie una parte del lavoro ce lo siamo assicurati. Certo, l'80% che arriva da questo cliente qua siamo a posto tranquilli per anni, no? Sì. Tanto è un'azienda grande, un'azienda strutturata, internazionale.
Va bene, infatti quando arrivavano i primi ordini si parlava di milioni di etichette, arrivavano ancora via fax, Ok. quindi quando sentivi il fax che stampava tutti, dai, forse arriva un milioncino di etichette da stampare. E dopo qualche mese, forse 6 o 7 mesi, questa azienda è stata rilevata poi da un altro gruppo internazionale e ha deciso di non far più stampare le etichette qua a Biella, ma ogni suo piccolo, loro li chiamavano fasson, ogni suo piccolo fornitore si preoccupava di ordinare le etichette, quindi i fornitori erano sparsi un po' per tutta Italia. Noi nel giro di 6 mesi non abbiamo più fatto un'etichetta per questo brand In qua. quel momento quel cliente che percentuale di fatturato faceva? Penso un 70-80%. Caspita. Questa è una definizione che si trova spesso negli investimenti, ma ciò che ha vissuto Fabio è stato il finale negativo dovuto al rischio di concentrazione del cliente, una situazione in cui si trovano molte piccole realtà imprenditoriali. Questa condizione si verifica quando un'impresa è fortemente legata o dipende economicamente da un singolo cliente dominante. Nel caso di Fabio era il 70-80%, praticamente tutto. È una situazione molto difficile da sostenere perché pone l'azienda a rischi come la vulnerabilità finanziaria, la pressione sul servizio e sul prezzo, fino al rischio di perdita improvvisa del cliente e relativa crisi o addirittura chiusura dell'azienda. E in quel momento quindi che cosa In succede? quel momento io l'ho rimosso perché, vabbè, sono passati un po' di anni, no? Sì. Nel senso, rimosso no, ho voluto rimuoverlo perché comunque anche mio papà avevamo investito tutto quello che avevamo. So che lo dicono tutti, ma è così, perché nelle piccole aziende quando uno da dipendente vuole poi strutturare un progetto così, comunque ci mette tutto quello che ha dentro. E da lì abbiamo iniziato ancora di più a cercare qualsiasi cosa da stampare, perché chiaramente il calendario di qua, di là, tutto quello che poteva essere un lavoro per noi era ben visto, no? Perché giustamente ci eravamo trovati sul serio in difficoltà. Noi stampavamo anche allora queste etichette appunto per i gomitoli, però era una minima parte, no? Ok. E poi io quando le vedevo dicevo, ma cavolo, ma sono proprio stampate male. Dicevo, proprio, cioè, non c'era una cura, no? Già nell'estetica di queste etichette e soprattutto per le tipografie che allora le stampavano, no? Intanto sono solo etichette, chi se ne frega, avvolgono del filato, cosa vuoi che devono costare il meno possibile, basta che ci sia scritto su qualcosa, devono tenerlo chiuso e non c'era in realtà un'idea dell'etichetta, perché alla fine quando tu prendi un gomitolo cosa vedi? Vedi l'etichetta. Allora lì col tempo dicevo, ma cavolo, bisogna far capire ai vari imprenditori, soprattutto alle aziende che producono questo filato, che l'etichetta è il loro biglietto da visita, ed è quello che diciamo ancora oggi. Perché comunque quando tu compri un gomitolo l'etichetta è la prima cosa che ti colpisce. E allora da lì abbiamo iniziato a cercare tutti questi vari fornitori e niente, così è nato. E come avete capito che effettivamente nel mercato delle etichette per il filato, che è un mercato particolarmente di nicchia in qualche modo, c'era effettivamente un'esigenza, un problema che in qualche modo non veniva risolto da altri? Allora, in realtà è nato tutto presentandoci appunto dai vari fornitori e capendo che le varie tipografie avevano dei grossi problemi nel consegnare queste etichette. Perché ti faccio l'esempio, se tu hai un centro stampa che fa dal libro, dal catalogo, dall'etichetta, da un qualsiasi cosa che è stampato come facevamo noi precedentemente, quando tu devi impostare un lavoro anche piccolo di 5.000 etichette, quel lavoro lì ti crea dei seri problemi. Perché soprattutto se è urgente, tu devi togliere e fare un avviamento macchina apposta per un lavoro piccolissimo e quindi le tipografie strutturate dicono no, io non lo voglio fare, oppure lo prendi tra un mese, lo prendi tra 15 giorni. E lì abbiamo capito che poteva essere la nostra forza. Per verticalità intendiamo quella strategia in cui ci si concentra su una specifica nicchia, lavorando per servire esclusivamente le esigenze di quel segmento. Contrariamente ai mercati orizzontali che coprono una vasta gamma di clienti, immagina ad esempio Amazon, quelli verticali si specializzano in prodotti o servizi mirati per soddisfare le richieste specifiche di un pubblico definito. In questo modo la percezione del pubblico cambia completamente e ci si posiziona nella mente delle persone
come lo specialista del mercato. Cioè andare proprio in quella nicchia dove hanno necessità di etichette urgenti, sempre più complesse, con codici a barre, con milioni di varianti e consegnate subito, Certo. con una qualità di tutto rispetto, non buttate lì solo per essere stampate, perché sono delle etichette. A livello mondiale, quante sono le aziende, le tipografie che come voi si sono specializzate in questo settore? Zero. È una nicchia talmente piccola che non avrebbe senso e niente. Noi, diciamo, io prevalentemente ho iniziato a interessarmi un po' sul brand positioning anni fa, mi sono letto un po' di libri, mi sono ascoltato un po' di video e tutto quello che era poi il brand positioning e ho capito che secondo me era fondamentale. Certo. È come quando io vado in una pizzeria, per me andare a mangiare una pizza dove fanno una pizza con, scusate i termini, con i contro Una pizza come si deve, sicuramente è meglio di un locale che fa pizza, che fa panini, che fa sushi, che fa un po' di tutto. Certo. E quindi abbiamo capito che posizionandoci su questa nicchia potevamo dare una sicurezza in più ai nostri clienti ed è quello che poi ci ha portato a coniare questo brand qua. Anche perché poi dal lavoro che abbiamo iniziato a fare insieme, quello che abbiamo scoperto che mi ha affascinato è stato poi il parallelismo col vino, perché effettivamente il filato, nel momento in cui tu lo vai ad acquistare, lo tocchi, non è che hai una reale percezione della qualità del filato, quindi finché non torni a casa, non lo lavori, ci fai un maglione, una sciarpa, lo lavi, non ti rendi conto dell'effettiva qualità, per cui come il vino è solo l'etichetta che fa una differenza in qualche modo. Certo. Ma già solo io quando vado in un supermercato non sono un esperto di vini, però quello che ti attira è l'etichetta, perché bene o male le bottiglie sono tutte uguali, sono disposte in metri e metri, tu quando sei lì devi essere attirato da un qualcosa e l'etichetta nel mio caso influisce notevolmente e in qualsiasi prodotto influisce, già anche nel packaging delle grosse multinazionali. Questo è un concetto che poche aziende prendono in considerazione. Ciò che Fabio sta descrivendo è il packaging di un prodotto, il suo involucro. Ora, per alcuni è solo una scatola, un contenitore. Per altri invece è uno strumento di marketing incredibilmente efficace. Non è solo un concetto di design, può essere legato all'utilità, all'efficacia e soprattutto al brand. È tutto ciò che fa la differenza tra un prodotto anonimo ed uno iconico. Un esempio? L'iconica bottiglia di vetro della Coca-Cola. Per esempio l'altezza da 1,60 a 1,80 è quella che è più ricercata, che ha un costo maggiore perché comunque ti prende proprio la vista. I prodotti in basso e in alto sono magari quelli di una fascia un po' più bassa, no? E quello è il marketing e il packaging in generale, non solo quello delle etichette per i filati. E un aneddoto che mi ha colpito è quando mi hai raccontato che settimana scorsa mi è arrivato un ordine di 3.000 etichette dal Canada. Sì. Ma scusa, con tutte le È tipografie assurdo. che ci sono, assurdo, perché arrivano fino a qui? Sì. Ci hanno trovato perché noi abbiamo delle parole chiave che evidentemente sono ricercate solo da quel settore lì e da quella nicchia particolare e quindi siamo in prima pagina in Canada e negli Stati Uniti, che per me è una cosa assurda. Quando abbiamo ricevuto questa mail, poi abbiamo fatto varie call e tutto, e ci è sembrato assurdo eppure così. Giusto per dare un'idea di dimensione anche a chi effettivamente sta guardando questa puntata, parliamo di un mercato di nicchia, ok? Mercato di nicchia che è un mercato ugualmente a livello mondiale, perché sarebbe impensabile per voi lavorare solo ed esclusivamente sul territorio italiano. No. Quanto è grande più o meno questo mercato? È grande in tutto il mondo, perché ci sono delle zone dove questi prodotti vengono più utilizzati, che sono i paesi più freddi, i paesi nordici, ma partendo dalla Germania, dalla Danimarca, andando su in Norvegia. Ma per assurdo abbiamo spedito anche del materiale in Brasile, in Australia, che comunque il Brasile è una zona prevalentemente calda, quindi è un hobby, quindi magari si utilizzano dei filati che non sono invernali e si fanno dei prodotti che vanno bene anche nelle zone calde. Certo. Ci fai vedere un po' il resto dell'azienda? Certo. Di qua è dove accogliamo quei
pochi clienti che vengono. Sì. E niente, ci sono i vari campionari di carta dove possiamo farvi vedere le varie possibilità di scelta da abbinare soprattutto ai loro filati. Certo. Ce n'è Una bella campionatura. Una bella campionatura, dalle carte ecologiche alle carte più di impatto, alle ultime carte che hanno delle tonalità particolari, delle superfici strane, tramate, lisce, eccetera. Di là abbiamo una zona dove facciamo delle fotografie alta risoluzione con le etichette oppure con i filati, che spesso consegniamo anche ai nostri clienti che magari non sono strutturati per fare queste fotografie, perché il problema è anche questo delle fotografie, perché è chiaro, se un cliente riceve un gomitolo che vede una bella etichetta, ok, la tocca, la guarda, la osserva. Il problema è far vedere queste etichette e questi abbinati ai filati online. Quindi un'ottima fotografia aiuta sia per la qualità del filato sia per l'etichetta in sé. Poi le grammature, perché ci sono delle carte che hanno una grammatura particolare che si stropiccia di meno quando viene spedita, quando viene imballata. A volte uno pensa che una carta più spessa possa essere più resistente, invece spesso è il contrario. Quindi in base alla carta noi sappiamo determinate grammature che possono avere tenere al meglio la forma durante le spedizioni e girare un po' per tutto il mondo. Lì sul tavolo c'è un altro prodotto molto particolare che mi hai fatto vedere, che è... Raccontaci questo prodotto perché mi ha colpito molto. Sì, questa etichetta qua è appunto l'abbiamo chiamata chicco perché il gomitolo ricordava un po' il chicco del caffè, e oltre alla stampa abbiamo dato una vernice al profumo di caffè e abbiamo mandato questa campionatura ai nostri possibili o spero futuri clienti. Alcuni li abbiamo appunto presi anche con questo marketing un po' particolare. Voi in camera non lo potete percepire, ma è incredibilmente affascinante perché oltre al fatto di dare un impatto visivo, ugualmente all'interno dello store, prendere in mano un gomitolo che ha anche un effetto aromatico, colpisce incredibilmente di più. Soprattutto quando qualcuno, di solito vengono confezionati in sacchetti da 10, 5, dipende dal peso del gomitolo. Quando uno poi apre questa confezione, allora lì sì che colpisce poi l'aroma, no? Perché poi dà anche un piccolo profumo al filato. Sì. È che per colpire ugualmente, differenziarsi, perché come dicevamo prima, io posso acquistare come per il vino solo dall'etichetta, avere un'etichetta che mi colpisce sia visivamente che a livello anche di olfatto è sicuramente un vantaggio competitivo non indifferente. Poi noi avevamo scritto, adesso questo è un altro campione, avevamo scritto a carezza e annusa perché questa vernice è fatta con delle microcapsule e quindi tu passando col dito, come un po' quelle che vengono messe nei profumi delle auto, accarezzi la carta e si rompono queste microcapsule e quindi è per quello che il profumo dura persistente nel tempo. Il tuo ufficio? Il mio ufficio è di qua. Ugualmente con Fabio Ramella, il boss. Ah sì, questo l'hanno fatto, me l'hanno, sì, è la targhetta che mi hanno regalato mi sembra la precedente cena aziendale. Un pensierino che tengo qua. Oggi quanti siete in My Ball Band? Siamo in 12. 12 divisi più o meno in? 4 in ufficio, cioè 4 sono le ragazze in ufficio e poi abbiamo tutto il resto che è in produzione. E la zona ufficio, le donne si occupano? Di tutto, dalla progettazione grafica, dalle consegne alla gestione dei vari ordini e i rapporti con i clienti all'estero e per le call, telefonate, parte amministrativa, ufficio e gestione degli ordini. Andiamo a disturbarle un po', vediamo un po' il loro ufficio. Dai, prego. E quindi qui siamo nella zona di tutta la fase di progettazione. Sì. Qua stavamo facendo delle fotografie appunto per alcuni gomitoli con l'etichetta eccetera, e diciamo qua abbiamo la parte grafica dove partiamo con la progettazione dal nulla fino a poi creare l'etichetta. Quindi vi occupate sostanzialmente di tutto voi, di tutto il processo tutto. Senza esternalizzare nulla? No, tutto. No, anche perché con le tempistiche che ci sono non riusciremo mai a gestire collaboratori esterni. E poi soprattutto
essendoci delle prove digitali subito abbinate poi alla stampa fisica, Sì. non avremmo la possibilità di farle esternamente, perché magari in giornata noi creiamo la bozza, facciamo la modifica, poi andiamo a stampare un test di prova che parte subito e va all'estero ai clienti e tutto il processo deve Certo. essere super velocissimo, se no Sei fuori mercato. Sì, fuori mercato, sì. Andiamo in produzione. Oh, qui ti tendo a parlare poco perché giustamente sì. Le macchine stanno producendo. Qui è tutta la produzione sostanzialmente. Sì, qui abbiamo reparto stampa, di qua abbiamo il reparto fustella, dietro di là c'è il reparto ancora finitura dove ci sono dei tagliacarte, delle macchine sempre per fustellare. E questa è la parte attiva tutto il giorno. Parte attiva tutto il giorno. Vabbè, meno male. Sì, dai, ci sta. Facciamo due passi Sì. di là. Qui dove fa più freschino è la zona dove Sì, stoccate dove noi le carte. teniamo la carta, è tanto sensibile, quindi man mano che noi poi abbiamo delle lavorazioni la spostiamo Ok. a temperatura della zona di produzione in modo che si stabilizzi. Sì. E qui è sostanzialmente dove avete in pronta lavorazione diverse tipologie di carte che partono sostanzialmente dai campionari che abbiamo visto prima. Sì. Qui abbiamo quelle che utilizziamo prevalentemente, quindi Ok. dalle patinate alle carte uncoated, di tutte le grammature possibili e immaginabili, i formati giusti, perché la carta deve essere una fibra determinata per queste etichette e Certo. non stampata al contrario, perché sennò può creare dei problemi, appunto, come ti dicevo, Certo. di incollatura e di inserimento. E più abbiamo tutte le carte particolari, che sono quelle proprio specifiche per alcuni clienti che vogliono diversificarsi Certo. un po' dalla concorrenza. Certo. Invece di qua raccontavamo che avete il vostro tesoro per quanto riguarda le frustelle. Sì, il nostro tesoro costruito negli anni ed è in continua crescita proprio per questioni di marketing. Anche la forma è diventata fondamentale, perché comunque nel gomitolo, se io differenzio oltre al design e all'immagine, ma anche la forma adattata proprio al gomitolo, è chiaro che attira lo sguardo in modo diverso rispetto a un'etichetta standard messa su tutti i gomitoli di varie forme e varie dimensioni. È stato quello il momento, quello che mi raccontavi, dal momento in cui è venuto a mancare quel cliente, è stato quello il momento più impegnativo nella storia dell'azienda? Sì, immaginati di perdere appunto l'80% del lavoro e così. Quale credi sia stato l'ingrediente che in qualche modo vi ha dato la forza di saltarne fuori e trovare la soluzione? Te lo chiedo perché anche e soprattutto in questa serie, nel raccontare la storia delle imprese, perché poi alla fine di un'impresa stiamo parlando, Sì. è abbastanza comune e costante che diciamo nelle storie delle aziende ci siano dei momenti un po' come quello che avete vissuto voi, in cui proprio sembra che ti sparisce la terra da sotto i piedi e hai quella sensazione di vuoto del che cosa facciamo? Sicuramente rimboccarsi le maniche è la cosa fondamentale, perché o ti arrendi subito e allora trovi un'alternativa, ma se tu vuoi continuare in quello che stai facendo perché pensi che sia la strada giusta, ti devi veramente impegnare e soprattutto non devi guardare l'orario. Io mi ricordo che stavo dal mattino presto fino alla sera, mi ricordo anche che allora facevamo la grafica esternamente. Avevamo un fornitore esterno, anche se era a 10 minuti di macchina, quindi diciamo vicino, no? Sì. Però io vedevo quel fornitore un problema serio, perché lo chiamavi, non c'era, non rispondeva, dovevi fare la bozza, non riesco oggi perché ho questo cliente più grosso di te, e dice ma cavolo, come non riusciamo a risolvere il problema? Ma questo qua è in gamba è da 30 anni che fa questo lavoro. Allora io ho detto, ti trovo io la soluzione. L'ho chiamato e gli ho detto, ascolta, mi fai un corso di grafica, così visto che non riesci, vieni pure, facciamo qualche weekend, tanto guarda io sono 30 anni che faccio questo lavoro. No? Ho detto vabbè, io ci provo.
al massimo niente, mi troverò qualcun altro se proprio per te siamo la seconda scelta come cliente. No, Certo. no, vieni. Mi sono preso ancora il primo Mac, quello Ok. che hai visto Sì. di là nell'ufficio, così sono andato giù, me lo sono portato, l'ho piazzato da lui, ho detto, questo qua è il manuale del programma, inizia a leggertelo. Ho detto, vabbè, inizio a leggermelo e tutto, allora facciamo così, mi ha dato qualche dritta, no? Sì. E mi ha detto, tanto guarda che non ce la fai. E io, Quindi più ti mi ha diceva quello, scoraggiato. più mi diceva Sì. quello, più io, non ce la faccio, invece sì. Allora mi sono letto tutti i manuali alla sera, io non guardavo più la tele, no? Poi mi piaceva, perché se è una cosa che proprio non ti appassiona Certo. è difficile da fare. E quindi ho imparato la grafica così. E a quel punto lui, dopo averti dato delle dritte eccetera eccetera, ti ha dato un po' di soddisfazione? Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e, soprattutto, più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Oppure No, non te la dà mai nessuno. te la sei andata a prendere Sì, da solo la sì, soddisfazione? sì. La mia curiosità è, voi ugualmente proprio sulla scia anche del posizionamento, sul lavoro di marketing eccetera, tu sei particolarmente sul pezzo, studi, ti informi, leggi eccetera eccetera. Sì. Che cosa ti ha spinto anche a fare il lavoro che stiamo facendo insieme in questo momento con video di vendita, pagina di vendita, acquisizione clienti fatte in una determinata maniera eccetera? Allora, il problema nasce dalle richieste. Noi ne abbiamo di richieste, ma la richiesta del cliente tipo è ok, mi fai il prezzo per delle etichette. E gli dico ok, che prezzo ti faccio? Delle etichette. Non riceviamo un prototipo, non riceviamo una dimensione, non riceviamo un quantitativo, delle etichette, perché per loro sono delle etichette. E quindi con un marketing fatto giusto noi vogliamo spiegare al cliente che non sono delle etichette, sono le loro etichette ed è la loro azienda. Quindi non puoi mettere un'etichetta su un tuo prodotto generica, devi studiare un branding adatto a quello che la tua azienda vuole far vedere nel mercato, Certo. a quello che come l'azienda vuole posizionarsi. E quindi l'etichetta, la carta, il design deve essere strutturato insieme a tutto il progetto di marketing dell'azienda. Pensando a un altro imprenditore che sta guardando questa puntata e che magari si sta trovando o in una fase come quella che avete attraversato voi, in cui ti manca la terra sotto i piedi e ti viene a mancare quello che è il cliente principale, o si trova in una fase in cui vuole lanciarsi in una determinata nicchia, sta pensando come rivoluzionare la sua azienda, oppure addirittura sta cercando di partire proprio in quel nuovo mercato. Quali sono i suggerimenti che ti sentiresti di dargli sulla base della tua esperienza e della tua impresa di successo in questo momento? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Fabio vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Anche la peggiore crisi nasconde un'opportunità. È solo una questione di punti di vista. Fabio, dopo aver perso il suo miglior cliente, avrebbe potuto lasciar perdere tutto, ma ha capito che laddove c'è incertezza sorgono opportunità di rinnovamento e di sviluppo e che le sfide diventano spunti per nuove soluzioni. 2. La determinazione modella il tuo carattere e ti fa raggiungere risultati impossibili. Non puoi essere sempre motivato, non puoi lavorare sempre con il sorriso e la gioia. Lo sconforto, la rabbia e la paura fanno parte del gioco. Abituati ad andare avanti nonostante tutto. E se hai un'intuizione, non fermarti finché non la verifichi al 100%. 3. Studia sempre. Il tuo percorso non deve finire mai. Fabio, grazie ai suoi studi, ha trasformato una piccola realtà sul filo del fallimento in un brand internazionale.
Con la velocità con cui cambia oggi il mondo, non puoi concederti il lusso di fermarti credendo di sapere già tutto. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché settimana prossima, che è anche la vigilia di Natale, il 24 dicembre alle 21, parleremo di una coppia incredibile che ha fatto la storia del web e soprattutto di YouTube Italia. Pensa, si sono conosciuti mangiando un panino a scuola e oggi sono una realtà incredibile. Gestiscono diversi canali su YouTube e fanno milioni di visualizzazioni ogni mese. Ma questo non è tutto. Oltre alle loro diverse aziende, ma soprattutto grazie al loro lavoro online, sono riusciti a portare le persone anche nella vita reale, creando un evento senza precedenti in quella regione d'Italia che non esiste, ovvero il Molise, e specificatamente a Termoli, oltre 50.000 persone. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ma ora torniamo al consiglio di Fabio e noi ci rivediamo la settimana prossima anche per gli auguri di Natale. Allora, sicuramente è importante per un imprenditore il saper ascoltare le persone, ma soprattutto il sapere non ascoltare. E prendi il nostro esempio, la tipografia che fa etichette per gomitoli può sembrare assurdo, eppure è una piccola realtà, ma siamo presenti da tanti anni e facciamo solo questo. E un imprenditore deve essere, secondo me, curioso e deve sapere mandare avanti nuovi progetti, e appunto quando mandi avanti nuovi progetti saranno sicuramente un sacco di persone che ti diranno: ma cosa fai, cosa stai facendo, ma no, ma dai, non ha senso, no, questo progetto. È lì che devi avere il coraggio di andare avanti come un cannone. La cosa che ho fatto io, perché anche tante persone mi hanno detto: ma cosa fai, ma dai, non puoi fare solo queste etichette qua. Io, testardo, è chiaro che non potrò mai crescere come una mega azienda che fa un po' di tutto, Certo. ma non è quello il mio obiettivo. Non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è crescere sicuramente e fare bene quello che sto facendo. Molto affascinante. Fabio, che dire? Ti ringrazio molto per averci accolto e raccontato la tua impresa. Grazie a te. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Fai quello che vuoi. Accomodati. Guarda che adesso fai il cinema di galleggini in davanti.